Oscar Golf. Oscar Golf chiama base. Oscar Golf chiama base, passo. Cargo segnalato di 7.000 tonnellate, individuato in zona AB rosso, riquadro 129. Via così per rotta di avvicinamento AB rosso, zona per riquadro 129, contatto operazione coordinata con comando unità costiera e motovedette 12 15 18. Attenzione, attenzione. Motovedette 12 15 18. Cargo inquadrato schermo radar. Direzione sud-sud-est. Velocità probabile 16 knot. Attenzione, motovedetta della finanza intima ALF. Fermate le macchine e accendete le luci di posizione. Ci affiancheremo per visita di controllo. Attenzione, ALF. Fermate le macchine e accendete le luci di posizione. Ripeto, fermate le macchine. Date il segnale di rischio. Ha chiamato, dottore? Un momento. In tipografia, prima pagina.
preoccupante situazione nel Mediterraneo orientale per la presenza della flotta russa. Iniziata a Bruxelles la settimana della pace promossa dalla Comunità Europea. Un cargo di 7.000 tonnellate salta in aria stanotte nelle acque territoriali al largo di Civitavecchia. Non è possibile! Una volta che siamo vicini a scoprire qualcosa, salta la nave con tutte le prove. Chiami Clark. Voglio che interroghi subito quest'uomo. Deve fargli sputare tutto quello che sa, quello che trasportavano, dove andavano e per conto di chi. Qualunque notizia può esserci utile. Sei il solito americano all'estero. Aug, toro seduto. Non te l'hanno mai detto che non si suona il clacson la mattina all'alba? Ti volevo solo avvertire che stavo rientrando. Tu mi senti? E così hai tutto il tempo di nascondere i tuoi amanti. Patrick, sei un po' serio. Ti ha cercato Giorgio e anche l'ambasciata. Dal tono sembra che l'America sia seccata con te. Che cosa c'entra Giorgio? Capisco che si arrabbiano i cervelloni del servizio segreto. Perché vedi, tesoro mio, il tuo stimato consorte quando lavora è una belva. Ho pescato una notizia per primo, battendo in volata tutti i colleghi, la CIA, l'Interpol e i servizi dell'ambasciata. Del resto che colpa ne ho io? Amore? Se sono un genio. Merito della mamma. Poi se c'è una cosa che mi diverte è mandare in collera le ambasciate. Non mi dire adesso che sei in collera anche tu. No. Mi ha dato un po' di tristezza vedere la faccia di quell'uomo. Allora, come l'ha conosciuto? Gliel'ho detto. Era marconista su Dubrovna che io comandavo. Va bene, ho capito, ma questo 6 mesi fa. Ma vuole spiegarmi perché d'improvviso lei legge un giornale e corre al commissariato? Perché voglio notizie del mio marinaio. E io voglio sapere qualche notizia in più. Sa, comandante, per quello che mi riguarda, lei non ha mai comandato la Dubrovna, non ha mai conosciuto quel deficiente. Lei può essere anche un matto. Questa è solo un'ipotesi. Ora lei mi dimostri il contrario. Sono capitano di lungo corso da 23 anni. E questi sono tutti i miei documenti. Comandavo o no il Dubrovna? Avrò il diritto di vedere il mio marinaio. Va bene. Non ho niente in contrario. Чуаритат Кмисецкий. Ну, чуарит нетoj. Ну, мой Бартаяски. Ну, чуарит нетoj. È molto stanco. Vuole riposare. Deve essere ancora sotto shock. Sario, veniamo da Roma, ci dica la verità. Scusate. Che salta in aria per un banale incidente. Che c'è? E poi si torna a Roma senza una colonna di notizie. Ci dia una mano, commissario. Adesso le cose cambiano, amico. E bisogna che ti decida a parlare. Il tuo marconista è morto. Ed è una morte perlomeno sospetta. E io voglio vederci chiaro in tutta questa storia. Tu sai qualcosa e la dirai. Parlerò soltanto all'ambasciata americana.
Quello che ti dirò forse ti stupirà. Non sarebbe compito di un addetto commerciale discutere del tuo maledetto articolo. Perché? Ho scritto qualcosa di male? Hai soltanto detto la verità. Hai scritto che i superstiti sono 2. Un momento, credo, almeno a quanto mi hanno raccontato, ma potrebbero essere notizie sbagliate. Non sono notizie sbagliate, ma tu fingerai che lo siano e le smentirai con un altro articolo. Ma caro George, io faccio il giornalista, ti rendi conto? Certo, Pat, siediti. La nave che è saltata contrabbandava armi e l'altro superstite è il comandante. Quell'uomo ci è prezioso, Pat. Può farci risalire al vertice della sua dannata organizzazione. Ho capito, George. Stai per annunciarmi che il caro vecchio zio Sam mi chiama. Beh, rispondigli che ho da fare. Pat, gioca dalla parte giusta. Vale a dire, scrivi il falso e di che c'è un solo superstite. Va bene, il tuo desiderio sarà soddisfatto. 2 colonne, corpo 8, prima pagina. Dovrai dirlo al comandante del cargo. È la condizione che ci ha posto. Vieni giovedì alle 9. Ci sarà anche lui. Del resto colpa tua. Sei tu che hai detto che i superstiti erano 2. Sai che cosa mi piacerebbe capire? Perché è importante che i superstiti siano 1 o 2. Senti, No, Patrick. no, non mi dire niente. Voglio arrivarci da solo. Ci penserò andando a casa. T'aspetto giovedì alle 9. Harry! Che ti è successo, povero tesoro, che sei già qui? È quasi l'alba. Rinneghi così i tuoi più sani principi? Purtroppo tuo marito ha letto un mio articolo e non deve essergli piaciuto. Sì, anch'io l'ho letto. Avventuroso, apocalittico. Una nave che salta in aria con 2 soli uomini che riescono a mettersi in salvo. 2 poveri naufraghi sballottati dai marosi con tutta l'umidità che c'è di notte sul mare. Strepitoso. Ma di un po', come fai ad inventare tutte queste storie? Fantasia malata, Steffi. Dovresti saperlo. Ma non capisco, anche se l'articolo non gli è piaciuto, che gliene importa a un addetto commerciale? O pensa che in questo modo gli rovini il commercio delle navi? Sai, George non commercia in navi, ma in comandanti. E poi imbroglia sul numero dei superstiti. A parte gli scherzi. Mi è sembrato preoccupato. George è forse troppo serio, al contrario di te. E scommetto che t'ha fatto venire qui per giocare alle spie. Quasi. È il suo gioco preferito. Tu comunque tienimi al corrente. Io adoro i libri gialli. Ciao. E salutami Ellen. Ciao. E poi quando sarebbe questo incontro? Forse mi ha fatto uno scherzo. Ormai però mi ha incuriosito. Non vedo l'ora che arrivi giovedì mattina. È George che ti ha lasciato queste tracce di rossetto? Otella. Ah, sai, dimenticavo, ti saluta tanto Stefania. Non mi hai detto che l'hai vista. Non ne ho avuto il tempo, stavo dicendoti cose più importanti. Non per me. Andiamo, Helen. Lo sai che Stefania bacia tutti per principio, no? Anche le guardie municipali quando le fanno la multa. Che cosa vuoi che faccia? Se mi dà un bacio su una guancia? Che scappi via gridando aiuto, aiuto? Il fatto è che non ti è passata la cotta per Stefania. Oh, Pat, non è colpa mia. Ho tanta paura di perderti, come ho sempre perduto le cose che più amavo. Ma non mi perdi. Ti piacerebbe, eh? Hitler è morto e tuo padre è vendicato. Su toro seduto giuro che ho sempre amato gli ebrei. Ma soprattutto te. Ciao. Dove vai adesso? Vado a lavorare, come ogni bravo americano. Aspetta. Allora dimentica per un po' i drammi che hai vissuto. Che ne diresti di fare follie con un ariano che ti ha sposata per questo? Non è meglio così? Io voglio bene a te, stupida. Oh, Pat.
Buongiorno. Bonjour. How are you? Come va? Non male. Ho chiesto di incontrarvi perché ci sono delle novità. Novità molto spiacevoli. Sì, le conosciamo. Davvero? Ma certo, mio caro. La nave 7 è saltata in aria. Il dispositivo ha funzionato. Non ci vede proprio niente di spiacevole. No? No, la nave ovviamente era assicurata. Quindi la cosa è spiacevole solo per i Lloyds di Londra. Purtroppo ci sono altre notizie. Primo, c'è stato un superstite in più. Come? Superstite in più? Ma è già C'est stato absurde. eliminato. Secondo, purtroppo il comandante della nave ci sta per tradire. Allora bisogna eliminarlo immediatamente. Esatto. Cosa aspettiamo? Dobbiamo provvedere subito. Abbiamo già provveduto. Come? Con il nostro agente di Roma? No, questo è troppo pericoloso. Ormai non possiamo rischiare di bruciarlo per un'operazione di così estrema semplicità. Il nostro agente di Roma ha trovato l'uomo adatto e lo ha scelto non troppo vicino a noi. Un inconveniente può sempre capitare. Giusto. E dunque? Dunque, il nostro agente ha scelto il suo uomo in un luogo che suggerisce già una falsa copertura politica. Roma, a filiale italiana. Incarico, direzione generale. Nave 7, cessa. Preghiamo di iniziare. Oggi stesso. Funzionario ragioneria, addetto liquidazioni. Filiale Roma. Stop. Canta benzima? Ah? Canta benzima? Via. Canta benzima? Meglio. Meglio. Canta benzima? So che mi stavi cercando. È in arrivo il volo 704 all'Italia da Shanghai, Calcutta, Bombay, Beirut e number 4. Attention please, it's coming flight 704 Alitalia from Shanghai, Calcutta, Bombay, Beirut. Mr. Basim, Mr. Basim, a message for Mr. Basim. Mr. Basim, please. Mr. Basim, Mr. Basim. Un messaggio per Mr. Basim. Mr. Basim. Grazie infinite. E lei, Mr. Basim? Sì. Perché non mi ha risposto prima quando l'ho chiamato? Perché c'è un baccano infernale. Comunque grazie, signorina. Mr.
Andiamocene via per qualche giorno, Patrick. Abbiamo bisogno di stare un po' soli. Lascia stare tutto e andiamocene via. Devo andare subito da Giorgio. E non mi dire che non ti piace più la dolce vita romana. Non mi chiedere perché, ma sento che succederà qualche cosa. Ho tanta paura, Patrick. È solo una sensazione, ma ho paura. Ma che ti prende, Helen? Non c'è nessuna ragione che tu sia gelosa. Quella di Stefania è una vecchia storia, finita da tempo. Vuoi che partiamo questa sera? Che ne diresti di passare il weekend a Capri, per esempio? Solo tu e io. E qualche migliaio di turisti. Helen, saranno dei giorni splendidi e meravigliose notti di luna. Sarà un'altra luna di miele. E avanti, sorridi. Patrick, tesoro, è la seconda volta che ti fai prendere al volo. Mi auguro che tu non sia venuto per me. A quest'ora a casa non ti posso ricevere. C'è George. Ma come? Già così amorale dalle prime ore del mattino?
Tesoro, accompagnami al campo. E come faccio, Steffi? Mi aspettano. Va bene. Comunque spero che questa sera sarai un po' più gentile. Questa sera? Non ti sarai già dimenticato del mio party in onore dell'ambasciatore peruviano? Oh, faccio le mie scuse a te e a tutto il Perù. Farò anche una buona cura di fosforo per la memoria. Sai, rischio di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Per quanto mi riguarda, ti radio dall'albo degli sportivi. Stamattina dovevi concedermi la rivincita. Ma scusa, se George... Nessuna pietà. Stasera ti voglio ai miei piedi a chiedermi scusa. George, ho un carico di armi da vendere. Oh, buongiorno. Patrick, il signor Clark, un nostro agente speciale. Molto lieto. Ma stavo soltanto scherzando. Scherzi di questo genere possono metterla nei guai. Sarebbe lui il giornalista chiacchierone? No, è uno dei più quotati giornalisti della stampa estera a Roma. Mi dispiace molto per Roma. Se non ti secca vorrei andarmene, George. Se gente del genere è influente in America non mi resta che chiedere asilo politico. Il signor Clark non voleva offenderti. Mi dispiace. Mi è andata male. Non ero offeso per niente. Mi sembrava un'ottima occasione per potermene andare via in pace. Su, siediti, Patrick. Il signor Clark è incaricato di effettuare le indagini sul misterioso capitano. Lavorerà in collaborazione con la polizia italiana. Questo ti dirà quanto riteniamo importanti le rivelazioni che ha promesso di farci. Dovrebbe essere qui a momenti. Va bene, grazie. Sta arrivando. L'accompagno di là, come d'accordo. Non è meglio mettere in funzione il magnetofono? Preferisco di no. Potrebbe accorgersene. Inoltre ha chiesto un colloquio privato e desidero rispettare le sue condizioni per ora. Comunque non credo che sarà necessario. Bene, d'accordo. Aspetti fuori, per cortesia. Sì, signore. Venga. Tutto è stato organizzato come lei ha richiesto. Questo è il giornalista che ha scritto del secondo superstite. Posso vedere i suoi documenti? Voglio essere certo che sia proprio lei il giornalista che ha scritto quell'articolo. È soddisfatto? Deve scrivere che ha sbagliato. È necessario che la smentita sia pubblicata al più presto. Stiamo facendo tutto quello che lei ci chiede, comandante. Ad ogni modo, ci scusi un momento, Patrick? Sì, certo. Mi auguro che lei abbia veramente delle cose importanti da rivelarci, comandante.
Questo non è il tono giusto se vogliamo concludere qualcosa. Sto chiedendo soltanto delle garanzie per rendere valido il nostro contratto. Contratto? Questa è la parola che vorrei usare. È la più conveniente per tutti quanti. E adesso le faccio la mia proposta. Posso darle lo schema completo e dettagliato di tutta la rete operativa e del traffico di materiale bellico fra paesi europei, africani e asiatici. Posso farle il nome di chi comanda l'organizzazione italiana, la lista completa di tutte le navi adibite al trasporto delle armi, le rotte abituali e i porti d'imbarco. E che cosa vuole in cambio? La mia morte ufficiale, un nuovo passaporto e un'apertura di credito in una banca svizzera sotto un nome convenzionale per $500.000. $500.000? Sono le mie condizioni e le notizie che vi darei valgono tanto. Non sono in grado di risponderle. La sua richiesta è così elevata che deve essere sottoposta a Washington. Ho bisogno di almeno 24 ore. D'accordo. Aspetto. Nel frattempo vorrei lasciare queste cose. È meglio che non perda tempo a cercare di decifrarle. Io solo so farlo, lei non potrebbe mai. Aspetto sue notizie. Va bene. Bel colpo, Steffi. Come vedi, appena libero dai doveri di Stato, sono venuto a chiederti scusa, ma questa sera non potrò venire. Avrei promesso ad Helen un romantico weekend. È la solita tecnica. Non sei mai stato un originale. Stupido. E tu invece leggi nel pensiero. Posso offrirti di collaborare alla rubrica degli oroscopi, oppure, se preferisci, alle previsioni del tempo. Secondo quanto paghi? Signora McConnell? Sì? È desiderata al telefono. Grazie. Invidio Helen. Ma se non verrai questa sera, considera finita la nostra amicizia. Stefania. Ti prego, Pat, fai in modo di venire. Mi faresti felice. Torno subito. Va bene. In trappola. Adesso voglio proprio vedere come te la cavi con Helen. E se un amico mi desse una mano? No, da quando ho rinunciato al titolo nobiliare, anche le feste più belle non mi interessano. E poi lo sai, io lavoro di notte, specie nei weekend. Sporcaccione. Pronto? Sono Basim. Lavoro fatto. Sto per partire, ritorno alla mia filiale. Come? All'uscita, sì. Non avevano specificato. Comunque non ho potuto per ragioni tecniche. E allora?
È molto pericoloso. L'ordine di non restare mai sui luoghi d'impiego. Che cosa dovrei fare? E allora dove sei stato oggi? Ti ho telefonato al giornale, ma lì non c'eri andato. Helen, ancora una volta cerco di spiegartelo. E poi basta. Sono stato a parlare con quell'imbecille di capitano e poi ho fatto un salto al club. Basta, finiscila. Io avrei proprio piacere di sapere perché continui a tormentarti così per una cosa che non esiste più. Ma perché proprio Stefania? Su, avanti, smettiamola. Pensa che questa sera ce ne andiamo via. Noi due, soli. E che staremo tranquilli per conto nostro. Pronto? Patrick, vorrei vederti. No, l'articolo non serve più. Purtroppo il comandante è stato ucciso. Ho ricevuto informazioni... delle informazioni che in un certo modo ti riguardano, Patrick. Preferirei che tu venissi questa sera. Il party sarà una scusa perché la cosa passi inosservata. D'accordo? Mi pare, signore, che lei sia un po' troppo gentile con questo Patrick Harris. Patrick Harris è un mio vecchio amico. Sono anni che lo conosco. Mi creda, Clark, certe volte quello che faccio mi ripugna. Direi che è proprio una caratteristica del nostro lavoro, signore. George? Ciao, Stefania. Hai bisogno di qualcosa? Sì, sapere se ci sono altri invitati da aggiungere alla lista. Cara, il signor Clark sarà con noi. E Patrick Harris? Sicuramente. D'accordo. Va bene, caro. Ci vediamo stasera. Arrivederla. Mi avevi promesso di partire, mi avevi promesso una vacanza tranquilla. A volte sei illogica. Se George vuole vedermi, che posso fare? Sono stanca di stare sempre ad aspettarti. Ti prego, Helen, dobbiamo prepararci, è tardi, smettila. Non ho intenzione di venire. Helen, cerca di capire, ci dobbiamo andare. Ma cosa credi, che sia un divertimento per me? Te lo ripeto ancora, non andarci. Perché? Helen, sii ragionevole. Tesoro, apri la porta, ti prego! Vattene da Stefania, io non vengo! Ci mancava anche questa. Pronto? Va bene. Signor Harris, io le ho chiesto soltanto un'opinione. Se c'è qualcuno che ha interesse a far scoppiare una guerra, lei dovrebbe saperlo. Non sono mica un indovino, io sono un giornalista e nemmeno un giornalista molto importante. Beh, si informi allora. Non ci La mia credo, tattica in certe divertente, ma non situazioni ci è la credo. fuga. Le auguro di diventare importante. Bel sistema. Fuggire è inutile. Secondo. Scusatemi. Prego. Prego. E così sei venuto. Ciao. Dov'è Helen? Non stava molto bene. Chi era quella signora, la tua fiamma attuale? Dici che si capisce così a prima vista? Le voglio bene perché mi ricorda il Texas. Anzi, mi ricorda casa mia nel Texas, così dolce la notte di Natale. Perché è proprio un albero di Natale. Ti prego, Patrick, non scherzare. Devo parlarti seriamente. La guerra non la vuole nessuno, però molti la fanno. Questa sì che è una risposta
Chiedo scusa, dovrei parlare un momento con il Prego. signor McConnell. Scusatemi. Permesso. Un dossier col mio nome? Beh, sarà una pratica delle tasse. Può essere una richiesta di danni da parte di un marito. E poi è un bel po' che non svaligio una banca. Stai tranquilla. Se mi impiccano sono innocente. Ad ogni modo, grazie. Su, smettila. Non sei tipo da baciamano. E poi non vorrai farmi tornare la nostalgia del passato. Auguri e speriamo che ti impicchino. Mm-hmm. Mi scusi. Grazie di essere venuto. Scusami, ma è una questione molto delicata. È collegata a certe cose che ci ha detto il comandante stamattina e ad altre coincidenze. Ma è un discorso da amico. Vuoi parlarmi da amico, George? Allora mi conviene chiamare un avvocato. Vuoi sapere dov'ero la notte del 3 giugno? No, Patrick, non c'è da scherzare. Sarò serio. Non le dispiacerà se parlo da solo con il signor Harris. Con un amico gli sarà più facile parlare. Oh, senz'altro. C'è un vecchio proverbio. Dagli amici mi guardi Dio, che da voi due mi guardo io. Non voglio essere disturbato da nessuno. Sì, signore. Allora sentiamo. Ieri Bravo, sera come all'opera sei bella. dormivi. Buonasera, pupetto, come stai? Bene. Ah, Carlo, signora. come va? Vedi, da Sono quanto stata tempo non fuori ti si 6 mesi, vede? cara, ero in Grecia. davvero? Una vita deliziosa. È semplicemente ridicolo. Ti rendi conto di quello che dici? Tutta questa storia è ridicola. In queste faccende non c'è mai niente di ridicolo. Tu sapevi che i superstiti erano 2. Sapevi del comandante. E l'hanno ucciso dopo che sei uscito, Pat. E allora? Allora vorrei sapere chi ti ha dato la notizia dell'altro superstite. Ma non lo so, me l'avrà data il cronista di turno, ma io non capisco. Ma che ti prende, George? Sul serio stai pensando che vada in giro ad ammazzare i comandanti di marina? Io t'ho fatto soltanto una domanda. Il traffico d'armi conduce alla morte milioni di persone ed è un grave pericolo per la pace. O di mio nonno buonanima. Per quanto ne so, potresti averlo ammazzato tu, o Clark, o qualsiasi altra persona. Anche il portiere dell'ambasciata poteva sapere quello che sapevo io. Fra tanti giornalisti il comandante ha chiesto te. E tu ricordati la sua faccia. Un nevropatico. Un matto che nascondeva la paura dietro l'arroganza. Stai dicendo che ha chiesto di me proprio perché sapeva che poi l'avrei ammazzato? Io dico che ha chiesto solo di te. In Corea, ma mai a sangue freddo. Ma chi è quel bel ragazzo che parlava prima con te? Un vecchio amico di sì. George, ci conosciamo da tanti anni. Non essere indiscreta. No! Mio Dio! George! No! George! No! George! E se cercassimo di metterci d'accordo potrebbe convenirti. Il comandante mi ha detto un sacco di cose. So che sei una pedina. Il gioco grosso lo fanno gli altri. Falla finita.
So anche chi si nasconde dietro le tue spalle. Quanto chiacchieri. Che cosa sai? So più di quanto immagini e di quanto temano i tuoi capi. Potremmo trovare un accordo. Lavori per soldi? Posso offrirti un buon affare. T'ho chiesto cosa sai. Attività a nome del vostro capo, da dove vieni tu, tutto quello che sapeva il comandante. Allora, che vuoi fare? Mettiti sulla destra e fermati. E non tentare scherzi. Se non ti fidi, perché non chiedi... Quattro colpi, in varie parti del corpo. Non è un lavoro da professionista. Signora, le rifaccio ancora la stessa domanda. Prima di questa sera, lei si era già incontrata con quel giornalista? Ma no, La signora McConnell forse non ricorda. È troppo sconvolta. Lei si è incontrata questa mattina con il signor Harris al suo club, tra le 12 e le 12:30. Fra lei e il signor Harris non c'è mai stato qualche rapporto particolare? Ma se... Un flirt. Diverso tempo fa, molto prima dei rispettivi matrimoni. Visto che lei è così bene informato e sa tutto, continui lei. Finisca di rispondere per me a queste Desidero stupide sapere domande. ancora qualche cosa. E desidero saperlo proprio da lei. Tanto per cominciare, lei non ha mai visto questo accendino? Non lo so, non ricordo. L'ho visto io oggi. Appartiene al signor Harris. Che sigarette fumava? Orientali, ma di tipo corrente. Non può essere stato lui, credetemi. Lui e George erano molto amici. Non può essere stato Patrick Harris. Signor commissario, è stata rubata una macchina e qui è rimasta soltanto quella del signor Patrick Harris.
Non è stato lui. Non può essere stato lui. Momento, prego. Pronto? Chi parla? Non ti preoccupare, aspettami a casa. Ciao. È una storia più credibile a New York che a Roma. Eppure è accaduta in una delle vostre strade tranquille. E così hanno cercato di farti fuori, eh? Un sistema nuovo, originale, molto interessante. Vuoi smetterla di suonare quel maledetto aggeggio? È l'unica gioia che non mi costi soldi. Ho capito, Carlo, ma non adesso. Ok, Patrick. Cerchiamo di ricapitolare. McConnell ti stava interrogando su alcune coincidenze. E quello che certo era il colpevole l'ha ucciso, esatto? Poi il nostro crudele amico ti ha abbandonato ad un passaggio a livello, chiuso dentro alla macchina alla quale aveva tolto la maniglia, ma non aveva tolto un tagliando di biglietto aereo di cui ricordi il numero. Esatto? Tu hai letto un po' troppi libri gialli e sembra il classico killer da manuale. Quello che mi preoccupa è che anche i poliziotti leggono i gialli e non ci metteranno molto tempo a convincersi di una cosa, che tu sei l'assassino. Non è vero, non è stato lui ad ucciderlo. Pat non ne sarebbe mai stato capace. Non è possibile, no, non è possibile. Signora, la prego, dobbiamo farle ancora qualche domanda. Ma andate via, ma cosa volete ancora da me? Pronto? Pronto? Ma sei diventato matto? Che cosa vorresti fare? Dobbiamo andarcene da qui, che tu lo voglia o meno. Rintracceranno questo numero subito. Ma le devo parlare, devo avvertirla. In questo momento l'unica cosa a cui devi pensare è salvarti la pelle. Dovevamo partire, andare via. 2 giorni tutti per noi, 2 giorni noi soli. E invece sono io che sono rimasta sola. Signora, io devo chiederglielo. Suo marito conosceva da molto Stefania McConnell. Cosa vuol dire? Cosa vuole insinuare? Patrick era mio marito. Amava me. Va bene. Cercherò di sapere cose che ti possono essere utili. E qui non ti cercherà nessuno. È la sola briciola rimasta del mio ex patrimonio immobiliare. Ci starai tranquilla. Oh, Patrick, ricordati, non telefonare e non rispondere. Come faccio con Helen? Non preoccuparti per lei, ci penso io ad avvertirla. Ciao.
All'aria aperta non ci sono orecchie indiscrete e la casa di un sospetto assassino è sempre sorvegliata. Sì, certo. Che cosa mi devi dire? Patrick è vivo. Vivo? E dov'è? Nella mia casa di Fregene. E la macchina sfracellata sotto il treno? L'urto l'ha buttato fuori, non si è fatto niente. Voglio vederlo, devo vederlo subito. Patrick! Patrick! Temevo di averti perso. Non è facile liberarsi di me. Ero disperata per come ci eravamo lasciati. Forse se fossi venuta con te da Giorgio, tutto questo non sarebbe successo. Ma tu lo sai che cosa sei per me. Il presente, il futuro. E tutto ciò che mi fa dimenticare il passato. Tutto il passato che mi è tornato addosso. Avevano le stesse voci, quelle voci che mi terrorizzavano da bambina. E io correvo e non riuscivo più a trovarti. E loro continuavano con le domande. E come allora cercavano mio padre per ucciderlo, sapevo che adesso domandavano di te per ucciderti. Ho paura, Patrick. Ho paura di perderti. Cerca di essere forte. Dov'è Patrick? Sarà bruciato nella sua macchina. Non era sulla macchina e tu lo sai. Ma i giornali... I giornali dicono quello che vuole la polizia. Se Patrick è salvo si sarà nascosto da qualche parte, presso qualche amico. E così? Probabile. Bene, devo parlargli. So perché hanno ucciso George e perché hanno cercato di eliminare lui. Allora dovresti dirlo alla polizia. No, non posso, Carlo. Prima devo parlare con lui. Promettimi che gli riferirai quello che ti ho detto. Fallo venire da me stanotte. È molto importante. Pronto? Sì, sono io. Sono costretto a saltare la filiale di Roma. D'accordo. Harris verrà qui stanotte. Va bene. Avvertite la direzione che il giornalista si è salvato. Sai i nomi. Forse li ha avuti dal comandante. Sì. Credo di sì. È molto informato. Agite subito. Sarà vero? Meglio saltare la filiale. Sì, infatti. Va bene, d'accordo. Sarà fatto. Stefania ha bisogno di vederti, tutto qui. Non ha detto nient'altro. E se vuoi sapere la mia opinione, sembrava piuttosto sincera. Sincera? È una trappola, deve averglielo sicuramente chiesto la polizia. Patrick, hai deciso di farti prendere. Stefania ha detto a Carlo di avvertirmi, quindi sa dove sono. Se avesse voluto farmi arrestare, avrebbe mandato la polizia. C'è anche un'altra possibilità. Stefania può essere d'accordo con l'uomo che voleva ucciderti. Ma se fosse così me lo avrebbe già spedito qua. Ti vuole intrappolare, è una cosa così evidente. Ti prego, Patrick, fidati, non ci andare. Ma fidarmi di che cosa? Delle tue strambe paure? Patrick, non andarci, ti scongiuro. Senti, tu ora vai a casa e mi aspetti buona e tranquilla. Certo che è un rischio, ma quale donna non lo è?
Noi siamo molto comprensibili, ma che il giornalista non sia stato ancora sistemato, questo è veramente spiacevole. E lei sarà il primo a convenirne. Già, infatti. Bisogna rimediare subito. La falla è ancora aperta, nonostante tutte le sue promesse. L'organizzazione questa volta non ha motivi per congratularsi con lei. Lei sa cosa vuol dire. Sì, capisco. Inoltre il nostro agente di Roma non ci dà più affidamenti. Quindi? Quindi la faccenda di Roma la sistemerà lei. Personalmente. E chiuderà la falla. Va bene. Ci penserò io personalmente. Penso che sia la soluzione migliore. Certo, è la sua ultima possibilità. Achtung bitte, Lufthansa Flug CF278 nach Berlin-München. Letzte Ausflug. Herr Passagiere, bitte kommen Sie zum Ausgang Nummer 4. Dankeschön. Bitte, mein Herr. Patrick, ti ricordi di quella carta d'imbarco che avevi visto nella macchina del killer? Bene, l'ho controllata. Stammi a sentire. Il nostro amico viene da Shanghai, con il volo 704 che arriva a Fiumicino alle 8:30 della mattina. Esatto? Secondo te, come avrebbe potuto organizzare in meno di 2 ore l'attentato al comandante e sapere il luogo e l'ora dell'appuntamento? Perciò è evidente che deve esserci qualcuno che gli ha trasmesso le informazioni da Roma. Ma chi può essere, secondo te? Ah, questo non lo chiedere a me. Forse Stefania ne sa qualcosa. Sei tu, Patrick? Sei tu, Patrick? Stefania, non vorrai farmi credere di aver perduto il tuo senso dell'umorismo. Sei tu, Patrick?
Fuori, Harris! Non può sfuggire. Patrick Harris, lei è in arresto per l'omicidio del cittadino americano George McConnell. Tenga alzate le mani, alte sulla testa, prego. E se pensa che questo sia un tiro del suo amico, si sbaglia. Non sono adatto a fare l'eroe né il velocista. Scusami. Basta così. Su, andiamo dentro. È chiaro che era una trappola. A Stefania questa messa in scena piacerà. No, non credo. È morta. Che non entri nessuno. Pronto? Tutto quanto in ordine. Ho recuperato i documenti secondo le istruzioni. Prima non potevo parlare con te, ho usato il contatto d'emergenza con la direzione generale. La donna non parlerà più, ma prima di partire vado a dare ancora un'ultima occhiata alla villa di McConnell. Sei tu, Patrick? Sei tu, Patrick? La signora McConnell sarebbe ancora in vita se avesse accettato di collaborare con noi, Harris. Si fidava di lei. Un errore che le è costato caro. Ma è proprio inutile che stia a ripeterle che era una trappola. Io non riesco a spiegarmi. Come hanno potuto prevedere quello che avrei fatto? La cassaforte è aperta. I documenti scomparsi, la voce di Stefania, sono tutte accuse contro di lei. A questo punto, signor Harris, nessuna assicurazione le farebbe una polizza sulla vita. Tutto è pronto, il medico è già qui. Per me potete andare. Lei no, signor Harris. Abbiamo qualche altra cosetta da dirci noi due. Portatelo alla macchina. Andiamo. La signora McConnell aveva molta fiducia in lei, ha sempre giocato a suo favore. E in questo modo, forse, le ha salvato la vita. Sparo! Harry, sei impazzito? Fermo! Sta prendendo la macchina! Bloccate la strada!
Hai rischiato molto e dovrei ringraziarti. Risparmia il fiato. Mi occorrevi vivo. Perché l'hai fatto? Per salvare qualche cosa che potrebbe esserti utile. Già. Per questo l'hai fatto. Fermo. Non muoverti. Nella mia terra dicono che un uomo, prima di morire, dovrebbe sapere almeno perché muore. Ma decisamente tu non sei fortunato. Ti uccido, amico. Se premi quel grilletto, fai uno sbaglio. Oh! Clark, visto che doveva salvarmi, come eravamo d'accordo, poteva farlo anche un attimo prima, no? Già, però uccidendolo abbiamo perduto ogni possibilità di scoprire chi lo mandava e tutto il resto. Poteva essere la soluzione dei nostri problemi. E invece, che cosa ce ne facciamo adesso di un cadavere? Sono sicuro che per un momento ha pensato che al posto mio era meglio salvare l'altro. Già. E se mi avesse sparato, tanto peggio. Comunque, grazie per aver scelto me. Non creda di potersela cavare con un po' di chiacchiere. No, non è ancora finita. Senta, io non sono un boy scout in cerca di buone azioni. No? E penso di aver già fatto abbastanza. Davvero, eh? Già, e da questo momento ho chiuso. Avevi ragione. Dovevamo andar via. Come? Cos'è avvenuto, Pat? È stata Stefania. Ha ucciso George e poi ha cercato di incolparmi. Che cosa? E voleva incolparmi con questa. Sono stanco di tutta questa storia. Ho voglia di andarmene. Andiamocene via, in un posto qualunque. Carlo sta prendendo i biglietti per il primo aereo in partenza. Dovunque sia diretto, pur di andar via da Roma. Pat, perché mi stai raccontando questa storia? Gli altri potrebbero crederci, ma io no. La tua storia è falsa. È falsa perché Stefania non ha mai cercato di incolparti. E sai benissimo che Stefania è morta. Ma non riesco a capire perché tu mi abbia voluto raccontare questa bugia. Ora te lo spiego. Quando il tuo biondo amico mi ha rinchiuso nella macchina, gli è caduta dalla tasca la carta d'imbarco del suo aereo, volo 704, con cui da Shanghai ha raggiunto a Roma. Dalla carta d'imbarco risulta che il tuo amico è atterrato a Fiumicino giovedì mattina alle 8:20. E subito, appena arrivato, per prima cosa ha telefonato a te. Tu eri il suo contatto, soltanto tu eri al corrente di tutta la situazione. Io non immaginavo che la mia dolce mogliettina fosse la sola responsabile di tutta questa inutile strage. Ricordo quando, trepidante, aspettava di sentire il mio clacson. Al mio paese la morte di un uomo, se necessaria, rientra nella morale comune.
e quelli che sono morti lo sapevano. E fra quelle persone, Helen, tu hai incluso anche noi due. Me e te. Sta fermo. Vuoi distruggere in un attimo tutto quello che c'è stato fra noi? Quando ti ho conosciuto tu rappresentavi per me solo un passaporto americano e una missione che dovevo compiere. Ricordi la prima notte che passammo insieme a Berlino? Quando guardavamo l'alba e io tremavo e ti parlavo di me stessa, delle mie paure, delle mie speranze. Da allora, giorno per giorno, quello che ti dicevo era sempre più vero. Sentivo che mi avvicinavo a te sempre di più e avrei voluto che non finisse mai. Purtroppo, quando capisci che ti sei distrutta la vita inutilmente, è tardi, troppo tardi. Fa questo, fa quello e tu obbedisci. È quello che ti insegnano, obbedire. Anche se per obbedire devi uccidere. Si diventa degli automi e si uccide. Tu non sparerai. Besim, dobbiamo far presto, dobbiamo partire. Signora Harris, il suo complice non verrà, però non si preoccupi, verrò io al suo posto e sono sicuro che avrà qualcosa da raccontarmi. È a salve. Era una trappola. E poi hanno registrato tutto con questo. Va ad avvertire, devono aver interrotto. Sono ancora su? Non è sceso nessuno. Allora saliamo. Tu non puoi capire, Pat. Io non sono mai stata libera. Avevo paura, ma dovevo passare le informazioni. Ed anche se lo facevo, ti volevo sempre più bene. Però hai ragione tu. Sono solo parole. Comunque, sono contenta che sia finita. Addio, Pat. Dimenticherai. Andiamo, signora Harris. Non sarà un addio. Credimi, Helen. Me ne dispiace, Pat, ma la ringrazio. L'ho fatta salire sulla sua macchina. Desidero che resti affidata a lei. Sì, è meglio. In fondo è una cittadina americana. Dobbiamo andarcene subito. Sì, signore.
Mi auguro solo che non ci vada storta. Posto numero 2. Nulla da segnalare. Posto numero 4, Mercedes Chiara, targa corpo diplomatico. Si è fermata a un centinaio di metri. Non scende nessuno. Ormai è l'alba. Aspettiamo ancora. Devo aspettare. È un gioco molto pericoloso. Già, infatti. Lei sa il mio rischio. Signor commissario, qui è il posto numero 7. 5 minuti fa un uomo è entrato nel cancello qui di fronte. Sarà quello della Mercedes. Vai a dare un'occhiata. No, aspettiamo ancora. Nessuno si deve muovere finché non siamo sicuri che è lui. Va bene, però questa storia non mi piace. Posti 2, 5, 7, 4. Tenete d'occhio anche la palazzina accanto e quelle di fronte. Stiamo dando la caccia a qualcuno che forse non c'è. E se c'è, non sappiamo cosa farà. E se lo farà, sarà tutta colpa mia. Occhi aperti, accidenti, capito? Posto numero 5, mi pare che ci sia un uomo lassù sul terrazzo. Su quale terrazzo? Questo qui davanti a me, è vero. Qui posto 4, lo vedo anch'io. Che faccio? Salgo? Ma certo, idiota, prendilo. Muovetevi tutti, prendetelo. L'abbiamo preso, vivo. Azione perfetta, congratulazioni. Andiamo lassù? No, ho una promessa da mantenere. Dove andiamo? Dove mi state portando? E non fumare! Ma che cosa vuole? Ormai ha tutte le prove. Dovrebbe essere contento, no? No, tu credi di avere tutte le giustificazioni, forse? Mia madre era ebrea, come era ebreo tuo padre, Buchenwald. E con questo? Io ho creduto di combattere dalla parte giusta. Balle. Nessuno è mai dalla parte giusta in questo nostro dannato mestiere. L'ho capito troppo tardi. Ad ogni modo tuo marito ha concluso un patto con me e ha rischiato la vita perché voleva salvarti. Perciò adesso io devo lasciarti libera. Non lo so dove volete andare, né lo voglio sapere. Ma tu credi di cavartela? Ma come posso tornare con lui, dopo quello che gli ho fatto? Siete proprio due stupidi.
Lui rischia la vita per te. Tu ti vergogni di tornare da lui. Ricordati che in qualunque parte del mondo potresti trovare qualcuno che penserà di punirti, convinto anche lui di combattere dalla parte giusta. Su, non piangere adesso, ti sta aspettando. Cerca di farlo felice. Questo glielo devi.